Quando ero piccola, molto piccola, per un breve periodo, dicevo sempre che da grande avrei voluto fare l'ammiraglio. Non ne sapevo niente di mare, se non le cose che mi raccontava mio papà, che era stato imbarcato per molti anni. E la cosa che sapevo, mi piaceva dell'idea di diventare ammiraglio era che mi avevano detto che una donna non poteva diventare ammiraglio, per cui io mi ero fissata che volevo fare l'ammiraglio, perché fin da piccola mi piaceva prendere posizioni contrarie e scomode. Poi crescendo mi sono resa conto che c'era un grandissimo problema, un grandissimo insormontabile problema che non aveva niente a che fare con le gerarchie militari né con la marina, e cioè il fatto che soffro di una forma incredibilmente intensa di mal di mare, mal d'auto, mal di movimento in generale, per cui il pensiero di stare su una nave, non importa quanto grande, quanto piccola, insomma mi ha fatto presto cambiare idea. Una volta abbandonata l'idea di diventare ammiraglio, ho pensato quello che sarebbe stato il mestiere che avrei voluto fare. Questa volta avevo qualche anno in più, quindi ci ho messo proprio del mio, e per tantissimo tempo, quando me lo chiedevano, dicevo che volevo fare la fotoreporter. Più avanti con gli anni, ormai adolescente, questa mia passione, che non si mosse per niente, è rimasta lì per sempre, diciamo, venne avvalorata dopo la visione di un bellissimo film di Antonioni intitolato Professione Reporter, con uno strepitoso Jack Nicholson. E poi più avanti, niente, ho lavorato come giornalista per molti anni, non ho mai fatto la fotoreporter, non so perché, che cos'è che mi attirasse della la foto, immaginavo di andare in giro a fare fotografie, no, però sono diventata giornalista e ho fatto la giornalista sia della carta stampata, ma fondamentalmente audio della radio per molti anni, per più di un decennio. Poi ho smesso perché, vabbè, ragioni personali, non mi andava più di correre dietro le ambulanze a, a parlare di cose di cronaca, no? Non mi interessava più. Perché ve lo sto raccontando? Perché io mi considero molto fortunata, perché fin da bambina sapevo quello che volevo fare da grande. È appunto una cosa che poi ho fatto effettivamente. Ma io sono un'eccezione, non perché io sia particolarmente speciale, ma perché sono poche le persone che da subito sanno quello che vogliono fare, e va bene così, perché si ha tutto il tempo per esplorare, quindi non stressate i figli e le figlie, lasciateli un po' di spazio.